Mi sa che c'è un po' di confusione in giro e dico questo perché dopo l'ultimo video, quello che parla di Glasswire, il firewall, mi sono arrivati una serie di commenti che denotano decisamente poca chiarezza per quanto concerne la sicurezza del computer. Mi sono state infatti rivolte tante, anzi tantissime domande di questo tipo. Posso per la protezione del mio computer utilizzare la versione free di Malwarebytes insieme alla versione free di Super Anti-Spyware? Oppure ancora, posso sostituire Glasswire a Kaspersky? O ancora, posso utilizzare insieme Norton 360 e Windows Defender? Ebbene, devi sapere che la risposta a tutte quante queste domande è no, perché evidentemente c'è un pochino di confusione su quelli che sono gli antivirus con la protezione in tempo reale, gli anti-malware con la scansione on demand e i firewall. E allora andiamo a spiegarli in 4 e 48 e se ti senti pronto, iniziamo. Ok, devo essere breve perché devo andare al lavoro e comunque sto cercando di rubacchiare qualche minuto perché sono indeciso se stare qui nello studiolo con i suoi 89 gradi oppure uscire all'esterno e beccarmene 91 col sole. Quindi siccome qui c'è ombra, approfittiamo e rubiamo ancora qualche minuto. Scherzi a parte. Il messaggio che voglio far arrivare forte e chiaro è questo, e cioè che la protezione del nostro computer è composta da tre elementi e questi tre elementi devono essere tutti e tre presenti per una protezione efficace. Il primo è un antivirus con una protezione in tempo reale. Il secondo è un anti-malware con una scansione on demand ed il terzo è un firewall. Andiamo a vedere che cosa significano queste tre cose, perché sono diverse tra loro e come vanno configurate. Ok, ho dovuto operare un improvviso taglio tattico perché mi è arrivata una telefonata, ma in fondo è orario di lavoro e questo è il bello della diretta. Ma torniamo a noi. Ti volevo spiegare come prima cosa che cosa sia un antivirus, o meglio che cosa intendo io quando ti parlo di antivirus, visto che la definizione vera sarebbe molto più ampia. Quando parliamo di antivirus intendiamo un programma attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno sul tuo PC che controlla tutti quanti i file in entrata e in uscita per assicurarsi che nessuno di questi rappresenti una minaccia. Esempi di antivirus possono essere Avira, AVG, Avast oppure lo stesso Microsoft Defender. E veniamo al secondo elemento, ovvero all'antimalware. L'antimalware è un qualcosa di concettualmente molto simile all'antivirus, infatti anch'esso ha il compito di controllare tutti quanti i file presenti all'interno del nostro computer per sincerarsi che nessuno di loro sia una potenziale minaccia. Tuttavia, solitamente teniamo l'antimalware disattivato in maniera che il controllo possa avvenire solo ed esclusivamente on demand, e cioè dobbiamo chiederglielo noi. Perché facciamo questo? Perché mentre l'antivirus effettua il controllo in tempo reale, qualcosa potrebbe sempre sfuggirgli e allora noi periodicamente andiamo a fare una seconda scansione con l'antimalware in maniera tale da essere sicuri che all'antivirus non sia sfuggito niente. Perché teniamo l'antimalware disattivato e non lo attiviamo insieme all'antivirus? Ebbene, innanzitutto andremo ad appesantire tantissimo il lavoro del nostro computer ed in secondo luogo per evitare che i due programmi entrino in conflitto tra di loro, cosa che invece non può succedere se effettuiamo solo scansioni on demand con l'antimalware. Quali sono degli esempi di antimalware? È presto detto. Abbiamo Spybot Search and Destroy, Malwarebytes Antimalware, Super Anti-Spyware oppure, anche in questo caso, lo stesso Microsoft Defender. Ed eccoci al terzo fondamentale baluardo di difesa dei nostri PC, rappresentato dal firewall.
La prima cosa che ti premetto è che il firewall non c'entra assolutamente niente né con l'antimalware né con l'antivirus. Infatti a lui non interessano minimamente i file, ma quello di cui si occupa sono i pacchetti di rete, ovvero tutti quanti i dati che entrano ed escono sul nostro computer, ma naturalmente sorveglia anche tutte quante le applicazioni e tutti quanti i servizi e i processi che possono interscambiare informazioni con l'esterno. Le più importanti caratteristiche che deve avere un firewall sono la leggerezza e la configurabilità. E sì, quello che ti sto dicendo in fondo è che più o meno tutti quanti i firewall sono uguali, più o meno fanno tutti quanti il loro lavoro e quindi il discrimine in questo senso può essere che non appesantiscano il nostro computer e che si possano configurare a nostro piacimento. Alcuni esempi di firewall possono essere Tiny Firewall, Zone Alarm, Comodo Firewall, anzi ho scoperto che si dice comodo, non so perché, oppure ancora, come sempre, lo stesso Windows Defender. E veniamo al domandone clou, ovvero quale sia la migliore combinazione tra questi tre elementi. Ebbene, come antivirus io non ho dubbi, uso sempre Microsoft Defender, che è quello che consiglio anche a te di utilizzare, perché innanzitutto è gratuito, in secondo luogo è perfettamente integrato in Windows, svolge egregiamente il suo lavoro ed è decisamente leggero e quindi va ad appesantire il nostro computer giusto il minimo sindacale. Per quanto riguarda invece l'anti-malware, ti lascio libera scelta. Puoi utilizzare Spybot Search and Destroy, puoi utilizzare tranquillamente Malwarebytes anti-malware oppure puoi preferire Super Anti-Spyware. Questa è più una questione di gusti, dato che questi tre programmi svolgono più o meno allo stesso modo il loro lavoro. Se vuoi sapere che cosa uso io oggi, perché li cambio in continuazione, ti dirò che sono recentissimamente tornato a preferire Malwarebytes anti-malware. E per quanto riguarda il firewall, ebbene, premesso che sia Zone Alarm che Comodo sono due ottimi firewall, sono tuttavia abbastanza pesanti e troppo integrati nei loro relativi pacchetti antivirus, di cui parleremo tra un attimo. Per cui preferisco utilizzare o semplicemente Microsoft Defender oppure la combinazione Microsoft Defender e Glasswire. E veniamo al domandone finale, ovvero perché non consiglio mai di utilizzare pacchetti come ad esempio Node32, Kaspersky oppure Norton 360. Ebbene, non li consiglio semplicemente perché sono dei pacchetti e vogliono fare tutto quanto loro senza lasciare spazio a software alternativi. E il problema è proprio questo, perché nel momento in cui questo unico sistema antivirus dovesse fallire, resteremmo letteralmente in braghe di tela. Ok, il mio tempo purtroppo è finito, devo andare al lavoro e fuori c'è un solleone che non vede l'ora di farmi sudare come un ghiacciolo nel Sahara. Spero di essere riuscito a chiarire le differenze tra queste tre categorie fondamentali di protezione per i nostri computer e di averti dato una mano a trovare quello che è l'abbinamento migliore per te. Anzi, se vorrai farmi sapere nei commenti che cosa hai scelto tra le varie alternative che ti ho proposto, te ne sarò estremamente grato. Purtroppo, dovendo scappare, non ho tempo di fare i ringraziamenti che sono comunque rimandati al video di domenica, tranne uno che va fatto per forza ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento come di consueto alla prossima. Vado a prendermi del caldo!